E benvenuti carissimi amici, eccoci qui in un nuovo video. Oggi andremo a rigenerare i bossoli sparati nella stagione precedente. Come tutti sappiamo la caccia è chiusa e quindi noi non ci fermiamo e ci dedichiamo alla pulizia dei nostri bossoli, delle nostre armi per prepararci alla nuova stagione. La rigenerazione io la suddivido prettamente in 3 fasi. La prima fase sicuramente sarà la ricalibratura del nostro bossolo e toglieremo l'innesco con il nostro dice full. Dopodiché andremo alla tornitura del nostro colletto con la nostra fresetta, perché il bossolo utilizzato e poi ricalibrato subisce degli allungamenti, quindi porteremo la lunghezza totale del nostro bossolo alla lunghezza standard. Dopodiché andremo al lavaggio del nostro bossolo utilizzando la mia lavatrice ad ultrasuoni. Iniziamo così. Allora, la prima fase che faremo prima dell'utilizzo del nostro ricalibratore è utilizzare poco grasso all'esterno del nostro bossolo, così da poter permettere lo scivolamento più semplificato all'interno del nostro dice. Mi raccomando, come già detto nei video precedenti, il grasso va utilizzato solo nella parte più larga del bossolo, mai sul colletto, perché potremo andare a rovinare il bossolo. Inseriamo il nostro bossolo all'interno della nostra pressa ed andiamo in prima battuta a rimuovere l'innesco e poi alla calibratura del nostro colletto. Ripetiamo l'operazione per essere certi che tutto sia andato a buon fine. Come possiamo vedere, abbiamo rimosso l'innesco e abbiamo ricalibrato totalmente il bossolo. Il nostro innesco non è caduto nella nostra sete perché avevamo tolto l'innescatore, quindi rimettiamo l'innescatore, così i nostri inneschi cadranno nella nostra raccogli inneschi. Quindi il primo bossolo è andato. Facciamo il secondo, un po' di grasso sul nostro bossolo. Lo inseriamo nella nostra pressa ed andiamo a ricalibrarlo. Ripetiamo questo passaggio su tutti i bossoli che abbiamo da rigenerare. Inseriamo nella nostra pressa, andiamo a disinnescare, ripassiamo una seconda volta e così via. E una volta terminata questa operazione andiamo a rimuovere il nostro dice full e inseriamo la nostra fresetta. Eccola qui. Come avete potuto vedere nei video precedenti è una fresetta molto precisa. Se non l'avete fatto vi chiedo di andare a vederla. E
iniziamo a ridurre la lunghezza del nostro bossolo. Come vediamo si è alzata, spingiamo un pochino e andiamo a rimuovere quell'eccesso che si è formato inizialmente dallo sparo e successivamente poi nella ricalibratura. Come possiamo vedere abbiamo asportato del materiale e una volta fatto su tutti i bossoli andremo nella pulizia vera e propria dei residui carboniosi dovuti alla combustione della polvere, così da rendere nuovo praticamente il nostro bossolo, andando a rimuovere quei residui che potrebbero diciamo alterare le pressioni interne al nostro bossolo. Come possiamo vedere è un'operazione veramente veloce e i risultati sono veramente di altissima qualità. Una volta arrivati all'ultimo bossolo possiamo iniziare a parlare della pulizia del bossolo con la nostra lavatrice ad ultrasuoni. Come possiamo vedere abbiamo ricalibrato il nostro bossolo, tornito il nostro corletto così da portarlo a un'altezza standard. Adesso vi mostrerò sia gli inneschi che sono caduti all'interno del nostro raccogli inneschi e in più possiamo vedere qualche residuo che abbiamo asportato grazie alla nostra fresetta. Adesso, prima di iniziare con il lavaggio con la lavatrice ad ultrasuoni, se ancora non l'avete fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e se vi sta piacendo il video anche un bel commento. Ed eccoci qui con la nostra lavatrice ad ultrasuoni, abbiamo riempito la lavatrice con acqua già calda e adesso vi spiego come io personalmente la imposto. Allora abbiamo impostato una temperatura di 60 gradi, la temperatura attuale è 46 e impostiamo un tempo di 20 minuti. Inseriamo i nostri bossoli all'interno della nostra lavatrice dopodiché andiamo a mettere del normale sapone per le stoviglie, ok, e mettiamo un cucchiaio di sapone per le stoviglie, un cucchiaio di brillantante e un cucchiaio di sapone per i piatti con aceto. Laviamo il nostro cucchiaio, ok, e una volta inseriti i nostri bossoli possiamo
mettere il nostro tappo e dare il via al nostro lavaggio. Ci vediamo tra 20 minuti. A dopo. Ovviamente ci sono molti metodi per la pulizia del bossolo. Io vi sto facendo vedere quello che utilizzo io. Prima ci eravamo dimenticati di accendere la resistenza che porta l'acqua a 60 gradi e quindi l'abbiamo accesa adesso e aspettiamo che arrivi alla temperatura ottimale per la pulizia del bossolo. Dopodiché, una volta che abbiamo finito questo ciclo, andremo a fare un ciclo solamente con acqua calda, senza prodotti, così possiamo lavare definitivamente tutti i prodotti che sono rimasti nei bossoli. Dopodiché andiamo all'asciugatura del bossolo. Come possiamo vedere è aumentato di 1 grado, eccolo qui, quindi la temperatura sta salendo. Ci vediamo tra poco. Come possiamo vedere siamo arrivati a una temperatura di 60 gradi, abbiamo appena passato la metà del tempo e io andrei a vedere come si sta comportando la nostra lavatrice all'interno. Si può notare subito che l'acqua è molto sporca e attendiamo quest'altri 10 minuti. Ecco qui che abbiamo completato il primo ciclo. Andiamo a vedere il risultato. Molto sporca l'acqua. Adesso sostituiremo l'acqua con i detergenti, metteremo dell'acqua pulita e ripeteremo di nuovo il ciclo. A più tardi. Abbiamo appena sostituito l'acqua per fare il risciacquo, abbiamo impostato nuovamente 60 gradi e acceso la resistenza e rimesso il timer nuovamente a 20 minuti. Adesso mettiamo il tappo e ricominciamo il ciclo di risciacquo. E anche il ciclo di lavaggio è finito. Andiamo a vedere il risultato. L'acqua ovviamente è meno sporca perché con il primo ciclo abbiamo tolto la maggior parte dei residui. Adesso andiamo al lavandino e completiamo il risciacquo dei bossoli. Allora, eccoci qui al nostro lavandino. Andiamo a togliere il cestello della nostra lavatrice, scoliamo l'acqua di risciacquo e come possiamo vedere all'interno della nostra lavatrice abbiamo molti residui. Una volta scolata l'acqua del risciacquo andiamo ad aprire un pochino l'acqua calda per non dare troppo sbalzo termico ai nostri bossoli. Come possiamo vedere c'è molta sporcizia. Apriamo l'acqua calda e andiamo a sciacquare i nostri bossoli così da rimuovere l'eccesso
magari qualche piccolo residuo. E questo, ragazzi, vi faccio vedere un paio di bossoli, è il risultato della nostra pulizia. Come possiamo vedere, il bossolo è perfettamente pulito. Diamo un'ulteriore sciacquata e poi passiamo all'asciugatura. E l'asciugatura la faremo con un semplice fono. Sto muovendo i bossoli in modo da permettergli alle ultime goccioline di acqua di uscire. E adesso, una volta tornati qui in postazione, abbiamo asciugato i nostri bossoli, li mettiamo nella nostra sede e non ci resta solo che inserire l'innesco e andare a ricaricare la nostra munizione. Io, ragazzi, prima di lasciarvi vi ricordo di lasciare un bel like al video, se non sei iscritto iscriviti al canale e lascia un bel commento. Fammi sapere come lavi i tuoi bossoli. Un abbraccio, ragazzi, alla prossima. Ciao!